Ciao a tutti e benvenuti, se questa è la prima volta che capitate sul mio canale, o bentornati. In questa seconda parte sui versi degli animali vedremo proprio diversi altri animali, i loro versi dal punto di vista onomatopeico e poi anche sostantivi e verbi che caratterizzano, che indicano questi versi, e avremo proprio ancora una volta il nostro ospite speciale James che ci aiuterà con il corrispettivo inglese, così che compariamo. Vi ricordo che potete regolare la velocità del video se parlo troppo lentamente o se parlo troppo velocemente, premendo sulle impostazioni in basso a destra sulla rotellina, e oltre a sottotitoli in italiano ho preparato anche sottotitoli in inglese, francese, spagnolo e russo se ne avete bisogno. Il primo animale di oggi è l'uccellino. Allora, l'uccellino cinguetta, quindi il verbo all'infinito è cinguettare. Che verso fa l'uccellino dal punto di vista onomatopeico in inglese? Vediamolo un po' con James. Tweet, 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 tweet. In italiano invece l'uccellino fa cip cip, cip cip, ok? Quindi questo è il cinguettio dell'uccellino. Passiamo allora al secondo animale di oggi, l'asino. Allora, l'asino raglia, raglia, il verbo all'infinito è ragliare. Vediamo un po' che verso fa in inglese. James, ci aiuti? È praticamente uguale. In italiano facciamo i o, quindi questo è il raglio. Raglio è il sostantivo del verso dell'asino, ok? Quindi il raglio dell'asino. E allora passiamo al terzo animale di oggi. Abbiamo la rana. La rana gracida, ok? Gracidare è il verbo all'infinito del verso della rana. James, ci fai un attimo il verso della rana, per favore? Ribbit, 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 ribbit. Totalmente diverso rispetto all'italiano. L'italiano utilizza cra cra oppure gra gra per rendere il gracidio della rana, quindi cra cra oppure gra gra, molto molto diverso rispetto a questo ribbit ribbit che non riesco neanche bene a fare, insomma, quindi cra cra o gra gra in italiano. Quarto animale di oggi è il lupo. Allora, il lupo ulula, quindi il verbo all'infinito è ululare. James, ci fa il verso del lupo, per favore? Oh! 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 E penso che in realtà il verso del lupo sia uguale praticamente in tutte le lingue del mondo, è au, tipo no, non lo so molto fare, però insomma è proprio l'ululato, ecco. Ululare, tra l'altro, anche il verbo dell'ululato il verso del lupo, in realtà è molto onomatopeico anche il verbo ululare e ululato, proprio riproduce quindi il suono ok? E poi abbiamo il maiale. Allora, il maiale che verso fa? Il maiale grugnisce, quindi il verbo all'infinito è grugnire. Vediamo un po' che cosa fa il maiale in inglese. Oink, 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 oink. E in realtà il verso del maiale è molto difficile da riprodurre in parole, perché quando proviamo a fare i maialini, il verso del maiale, in realtà io faccio, per esempio, lo si sente fare, giusto? Quindi si fa questo verso col naso un po' che non si riesce a riprodurre a parole, però ho visto un po' in alcuni fumetti e insomma nello scritto, anche in italiano si utilizzerebbe questo oink oink, oppure anche un gruff gruff, ok, per il maiale. Però ecco, in realtà si riproduce questo suono col naso che fa anche molto, insomma, fa anche un po' ridere, e insomma questo è il verso del maiale, ok, in italiano, e poi in realtà è quello che si avvicina un po' di più al grugnito, quindi il grugnito è il sostantivo, ok, del verso del maiale. E poi passiamo al cavallo, animale numero 6 di oggi, il cavallo. Il cavallo nitrisce, quindi nitrire è il verbo all'infinito. Vediamo un po' cosa fa in inglese. Nay, 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 nay. Yeah.
Il verso onomatopeico del cavallo in italiano in realtà non è per niente un nei nei, diciamo i, facciamo i, ok? Quindi è questo il verso onomatopeico che riproduce il nitrito, il sostantivo, il nitrito del cavallo. E passiamo allora all'animale numero 7 di oggi, il topo. Allora, il topo squittisce, quindi il verbo all'infinito è squittire. Vediamo un po' che verso fa l'onomatopea del verso del topo in inglese. Eek, eek, squeak, squeak. Simile all'italiano questo, perché facciamo squit squit in italiano per riprodurre lo squittio, vedete come onomatopeico anche il sostantivo e poi ovviamente il verbo squittire del topo. E poi passiamo all'animale numero 8 per oggi, è il gufo. Allora, il gufo cosa fa? Il gufo gufa, ok? Quindi il verbo è gufare all'infinito, o anche un verbo un po' particolare, si dice bubola, quindi l'infinito è bubolare, ok? Però si sente di più utilizzare gufare, comunque gufare o bubolare per il verso del gufo. Vediamo un po' cosa fa in inglese. E stessa cosa anche in italiano, facciamo ok, qualcosa di simile per riprodurre il verso del gufo. Tra l'altro, una curiosità, abbiamo il verbo gufare e poi il sostantivo gufo che si riferiscono anche a una persona che porta sfortuna. Quindi quando una persona gufa contro qualcuno, contro qualcosa, un po' un portaiella, un portasfortuna, il verbo gufare, e si dice di una persona sei un gufo se una persona porta sfortuna, quindi un po' un jinx in inglese, ok? Quindi verbo gufare e gufo, oltre all'animale abbiamo proprio questo set, diciamo, del portare sfortuna, della persona che porta sfortuna e il verbo portare sfortuna. E poi allora gli ultimi animali di oggi sono insetti. Abbiamo la zanzara. Allora la zanzara, tutti questi insetti ronzano, quindi zanzara, mosca e ape, vedremo. Allora vediamo un po' la zanzara in inglese. In italiano facciamo zzz, ok? Quindi questo riproduce il ronzio, ok? Il ronzio della zanzara. Vediamo adesso la mosca, che anche lei ronza, come dicevamo, quindi ronzare il verbo all'infinito. Vediamolo un attimo in inglese. Stessa cosa in italiano, quindi abbiamo un zzz, sono molto meno onomatopeica di James. James è molto più animato, diciamo, nella sua riproduzione del verso della mosca, però in realtà è un ronzio, quindi zzz. E poi abbiamo l'ape. Mi fai l'ape per favore, James? Buzz, 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 buzz. E in italiano è sempre zzz, anche per l'ape, che in realtà a me piace il buzz buzz, diciamo, dell'ape. Come dire, la differenza è un po' di più dalla zanzara e dalla mosca, che è un semplice zzz, mentre in italiano utilizziamo anche per l'ape, non utilizziamo il buzz buzz o anche bis bis, ma utilizziamo semplicemente la Z appunto allungata, quindi per indicare, per fare questo ronzio, ok, dell'ape. E niente, allora con questo concludiamo la nostra lezione, la nostra parte 2 sui versi degli animali. Spero che vi sia piaciuta, spero che vi siate divertiti e che anche abbiate imparato qualcosa di più oggi su tutti questi versi, che vi siate fatti anche 2 risate. E se il video vi è piaciuto mettete un like, così che mi aiutate a spargere la voce e a raggiungere più persone con questo contenuto, e considerate iscrivervi al canale ed attivare la campanella delle notifiche per non perdere nessun nuovo episodio. Allora vi auguro una buona giornata, un buon proseguimento, continuate a seguirmi e alla prossima. Ciao ciao!